Bentornati amici modellisti e non solo. Secondo appuntamento con questo mezzo che, come avete visto nelle puntate precedenti, è stato montato da scatola e in questo caso andrò a dipingerlo così come mi consiglia in questo caso la scatola della Dragon, quindi con un grigio Panzer. Ho iniziato con il mio best friend forever, possiamo dire così, ovvero il primer black della Ammo. Come vi ho raccontato anche nei video precedenti e nelle esperienze di pittura precedenti, è ormai credo uno dei migliori primer che si possano utilizzare e in realtà mi ci trovo molto bene anche per la diluizione e utilizzandolo all'aerografo. Quindi ho coperto come sempre completamente il mezzo, che vi ricordo è in 72 e con il quale sto partecipando al contest online su YouTube che avete visto poco prima di iniziare appunto la realizzazione del modello vero e proprio. Come vi dicevo, con questo primer nero ho coperto interamente sia lo scafo che ovviamente la torretta e allo stesso tempo anche le ruote. L'aerografo è il solito Feng da 02. Successivamente ho provato a comunque realizzare quella tecnica del black and white che è sempre molto pratica perché fa capire già dove vanno messe le luci e le ombre. In questo caso ho utilizzato un white della Italeri. Anche questi sono colori piuttosto particolari da utilizzare a aerografo, però devo dirvi che essendo le superfici piccole ed diciamo non avendo fino ad ora grandi carri da fare, mi sono trovato sempre bene. Probabilmente con carri più grandi serviranno colori che seccano più lentamente, allo stesso tempo anche questi vinilici quali quelli degli Italeri, forse per carri più grandi con aerografo sono sconsigliati, mentre con i carri piccoli, come in questo caso, devo dirvi che è stato veramente un piacere, anche perché vedrete nel proseguio del video ho utilizzato praticamente solo i colori Italeri. Passo successivo è la realizzazione del grigio Panzer. In questo caso ho utilizzato questi due colori che avete visto. Uno è un grigio Panzer al quale ho aggiunto uno Specular Note Blue, quindi praticamente un colore che viene utilizzato per le imbarcazioni. È una scelta forse azzardata, però secondo me dà quel tocco, va a modificare leggermente quel grigio Panzer di base che indubbiamente su un mezzo in scala 1,72 potrebbe effettivamente non essere troppo indicato perché ovviamente essendo un carro così piccolo avere un colore scuro come il grigio Panzer potrebbe provocare diciamo potrebbe provocare non so come definirlo, potrebbe provocare il fatto di avere un mezzo completamente troppo scuro e sarebbe molto difficile poi andare a schiarire un tono così grigio. Quindi ho voluto lavorare con una base di grigio Panzer e quel celestino chiaro che avete visto. È una scelta che effettivamente mi trova sempre molto, diciamo, molto contento del risultato finale, proprio perché in riduzione di scala, come vi dicevo, un grigio Panzer sarebbe a mio modo di vedere troppo pesante, renderebbe il mezzo, che di per sé è già piccolo, troppo scuro. E quindi ho deciso di lavorare con una base un po' più chiara, andando a schiarire poi successivamente, come avete visto, con quel grigio chiaro, sempre della Italeri. In questo caso poi ho utilizzato il diluente della Vallejo. E anche quello è un diluente con il quale mi trovo veramente molto bene. Se inoltre volete utilizzare anche un retarder, vi consiglio quello dell'HK.
In questo passaggio, con il colore di base diluito con quel grigio più chiaro fino ad arrivare poi al flat white, ho lavorato sulle superfici in modo tale da dare tridimensionalità al pezzo. Ho cercato di schiarire, qui vi ho fatto vedere su carta quali sono le gradazioni di grigio che ho utilizzato. Come vedete ho il grigio scuro pian piano schiarito verso il bianco. In questo caso devo dirvi è stato un piacere con l'aerografo da 02 lavorare su questo mezzo che in realtà, come vedete, è molto spigoloso, quindi da un certo punto di vista ci invita a lavorare in questo modo con questa transazione di colore. La colorazione vera e propria, tra l'altro, di base e la schiaritura mi ha preso molto tempo. Infatti anche questo video è stato a lungo pensato proprio perché ero in dubbio se lasciarvi più minuti possibili per farvi vedere poi come ho realizzato il mezzo, anche perché molti amici mi hanno chiesto come hai realizzato il colore di base, come hai realizzato il grigio. Quindi la scelta è stata quella di mostrarvi il più possibile dove sono andato a inserire le luci, le ombre, da dove sono partito a dove sono arrivato. Quindi spero, ecco, che possa essere una scelta che sia comoda anche per voi. Ho insistito molto su questa parte di colorazione perché indubbiamente credo possa essere utile anche per chi deve scegliere di fare un mezzo simile o comunque voglia approcciarsi con un mezzo in 1,72. Il risultato è questo. Ci ho perso un po' di tempo sia nella realizzazione che appunto nello studio del tutto, però ecco il risultato è abbastanza soddisfacente. Come ultimo colore poi ho utilizzato un colore ancora più chiaro per fare le ultime luci. Praticamente sono quasi arrivato al bianco puro. Quindi ricapitolando, ho utilizzato 4 colori differenti praticamente per il grigio Panzer, quelli che avete visto durante appunto il corso del video, e alla fine sono arrivato quasi a un bianco puro, ovviamente sempre veicolato dalla base stessa, che è una base già più chiara, come vi dicevo. Con il bianco e con questo ultimo passaggio ho illuminato le parti più sporgenti. Successivamente mi sono ricordato di aver comprato un po' di tempo fa questo prodotto della Ammo, che non è altro che un filtro di base, praticamente un'ombra che può essere data secondo me ed è molto comoda, viene utilizzata per le barche, ma in questo caso è un grigio scuro, che ho utilizzato nella parte bassa e soprattutto nelle zone più, quelle dove sicuramente la luce non batte, quindi nelle zone più profonde. Anche in questo modo ho lavorato sempre con il mio aerografo e questo è il risultato finale. Come vedete anche le ruote sono state fatte nello stesso identico modo e i colori che ho utilizzato sono quelli che avete visto appunto nella foto. La parte successiva è quella che riguarda la colorazione dei dettagli. In questo caso i dettagli sono stati realizzati sempre con i colori acrilici, un pennellino fino, e anche in questo caso tanta pazienza perché sia i graffi sia le parti più sporgenti quali possono essere i bulloni,
le cerniere del motore e quant'altro comunque su questo mezzo sono ben visibili, e ho dovuto illuminarle proprio per cercare di dare una tridimensionalità maggiore. Infatti vi ricordo come sempre che il carro è piuttosto piccolo. In questo caso poi tra l'altro ho deciso di tornare a una vecchia metodologia, cioè la protezione del colore di base tramite l'ultramatte, il trasparente ultramatte, quindi opaco, della Ammo, scusate. Anche in questo caso diciamo è un colore, o meglio un trasparente che mi trova sempre ben disposto, ben predisposto. Sono forse quei due diciamo colori, sono forse quei due prodotti, il trasparente insieme al primer, che da quando li ho scoperti devo dire effettivamente utilizzo quasi sempre. Questo passaggio del trasparente mi ha permesso di fare cosa? Di lavorare con le decal. Nella parte destra dello scafo vedete già ho utilizzato, o meglio già ho lavorato con le decal. In questo caso vi faccio vedere come ho lavorato con il microsol e il microset. Ho fatto un video dedicato, però ecco, anche in questo caso ho lavorato come al solito immergendo la decal nell'acqua e lavorando prima col microset e poi col microsol per fermare le decal. Questo ci fa aderire il microset e il microsol in modo più preciso le decal alle superfici del mezzo. Anche in questo caso le superfici del mezzo molto spigolose potrebbero essere un problema. Mi piacerebbe un domani, non vi nego, provare ad utilizzare quelle dime delle varie ditte che sono utilizzate appunto per aerografare direttamente le decal, o meglio per quelli che sono i simboli divisionali, i simboli tattici del mezzo. Quello che ho scelto io è questo mezzo in Grecia, della divisione che avete visto in precedenza. Non vado a dire l'acronimo, anche perché è una divisione particolare, come avete visto, e non vorrei appunto diciamo subire problematiche in questo video. Piccola nota di servizio. E appunto subito dopo aver sistemato la decal con il microsol ho fissato il tutto. Qui vi ho fatto vedere l'ingrandimento di quella che sembra una decal, ma in realtà la targa è l'unione di ben 5, o meglio 6 decal differenti. Infatti la targa è composta da la parte bianca, sulla quale ho incollato i numeri. Devo dirvi che anche questa è stata un'impresa, perché ovviamente si tratta di numeri talmente piccoli che ci ho messo un po' di tempo. La parte successiva, appunto dopo aver incollato le decal, è stata quella di proteggere nuovamente le decal stesse con un trasparente ultramatte, quello che avete visto in precedenza. Queste sono le foto, il risultato definitivo dopo la pittura e dopo la stesura delle decal. Devo dirvi, è un kit, cioè o meglio una pittura che non mi ha comunque entusiasmato, mi sono molto divertito in questa fase. Cosa dirvi? Io per ora per questo video è tutto e vi aspetto al prossimo e buon modellismo a tutti come sempre.